Buonasera a tutti e benvenuti a questo nuovo appuntamento con la serie Radici, le grandi interviste della scuola biennale per diventare Nature Life Coach, le interviste con i maestri che hanno ispirato la nostra formazione e la nostra missione. Questa sera abbiamo il grandissimo piacere di avere con noi da Londra Penny Tompkins e James Lawely, psicoterapeuti che ci parleranno del modellamento simbolico e del clean language, dell'uso delle metafore per conoscere e trasformare se stessi. L'intervista e la traduzione consecutiva a cura della nostra Giustina Claudatus, subito dopo la sigla. Okay, first of all, welcome to Italy in this moment. And I'm very excited to have you both in front of me. And it's been a while, but it seems like yesterday. Oh, that's wonderful. Sto dicendo che benvenuti a loro, che è da un po' di tempo che non li vedo, però che sono molto emozionata di avere di fronte a me. Ok, fine. Now, I don't know, shall we start with what's a metaphor? Or do you want to do something else? I'd first of all like to say thank you, Justina and Antonella, for inviting us. We feel very privileged to be able to talk to your group. And it is wonderful to reconnect. Ok, voglio ringraziare Giustina e Antonella per averci invitati e di poter parlare davanti al gruppo di Nature Life Coach e è anche molto bello riconnettersi. And I remember our time in Bari with great affection and very appreciative of the work that you've done to keep clean language alive in Italy. So thank you very much for that. E ricordo con affetto il tempo in cui eravamo, perché loro sono venuti giù a Bari, hanno tenuto un corso e lo ricordo con affetto e ringrazio anche il fatto che stiamo mantenendo viva la lingua, cioè il clean language, ed è molto contento di questo. So let's start. Penny's going to tell you what a metaphor is, as far as we're concerned. A metaphor is... Just a second, Penny. Okay. Just a second, Penny. Dunque, allora io avevo chiesto prima che magari possono iniziare spiegando che cos'è una metafora e adesso James ha passato la parola a Penny che spiegherà il loro punto di vista che cos'è una metafora. Ok, sorry I interrupted you. Go on. A metaphor is a description of one thing in terms of another. So there's a correspondence from this to it's like this. La metafora non è altro che una descrizione di una cosa in termini di un'altra cosa. Quindi l'esempio che lei ha fatto è che la cosa è o è come è. E il come è quello che praticamente dà il senso alla metafora. And when you describe something in your life that is courage, and you say courage is like an eagle flying high. Per esempio, se tu stai parlando della tua vita,
e stai parlando di coraggio e dici per esempio, coraggio è come un'aquila che vola in alto. For the individual, the eagle flying high is the same representation, the same internal sensory experience as courage. It represents courage. Praticamente per il soggetto che sta descrivendo che il coraggio è come un'aquila quando vola in alto, è perché lui percepisce interiormente a livello sensoriale proprio questa sensazione di volare in alto e quindi trasmette e trasforma in metafora quella sua sensazione interna. And the main function of a metaphor is to be able to turn things that are abstract, complex, or difficult to say into a form that we can understand or experience. Ovviamente la funzione principale della metafora è la possibilità di trasformare, diciamo, idee, parole, cose astratte, complesse o anche difficili da esprimere in una forma, che, ci facilita la comprensione. So we will all have the concept of freedom, but our metaphor for it will be unique. Tutti quanti noi, per esempio, abbiamo il concetto, conosciamo libertà, però ognuno di noi ha ovviamente una metafora diversa. And within 2 or 3 clean language questions, a person will be connected to their own personal idiosyncratic metaphors and symbols. Tramite 2 o 3 domande con il clean language, le persone si connettono con la loro parte metaforica e idiosincratica. And in its simplest form, if I'm working with a soldier who is returning from war with PTSD, Per esempio, sta descrivendo che se io sto lavorando con un soldato che sta tornando dalla guerra con praticamente il disturbo post-traumatico da stress, and ask clean language questions of their metaphor for what they want, utilizzando il clean language, chiariamo che cosa desiderano e creiamo la metafora. when the metaphor changes and evolves, the night sweats stop and the panic attacks diminish. E quanto alla fine si riesce a evolvere e cambiare la metafora, in quel momento stesso che gli attacchi di panico e la saturazione notturna cessa, cambiando la metafora. That correspondence for the individual of the metaphor being a representation for their experience. Questo perché ovviamente la metafora iniziale era proprio la rappresentazione della loro esperienza. And metaphors, if you're going to work with them, need a special, a sacred language that will hold the space of the symbology. James, unfortunately, your voice went away. Could you repeat? Yeah. So if you're going to working metaphor, then you need a special language, a sacred language that can hold the symbology and the personal nature of that metaphor. Per lavorare con una metafora hai bisogno di un linguaggio sacro, molto speciale, che contenga, che contiene tutti gli elementi della metafora.
And so that's why David Grove created clean language in order to be able to keep his own metaphors out of the client's inner world. Ed ecco perché David Grove ha creato il clean language proprio per rimuovere i suoi, cioè quelli di David Grove, le sue metafore, tenendoli fuori dal momento mentale del paziente. It creates what David called, he says the clean language facilitator is a midwife. And the inner world is the womb. It's like the womb, and you have to give birth. The person has to give birth to the metaphors, and you have to be a midwife to those metaphors. Bellissimo. Who thought this up? David Grove. It's very beautiful. You? David. That's very nice. Praticamente, who? David Grove. That's David Grove's metaphor, that was. That was his. Oh, it's beautiful. David Grove praticamente dice che il facilitatore che parla utilizza il clean language non è altro che l'ostetrico che deve tirare fuori dall'utero che alberga la metafora, cioè partorisce, aiuta a partorire quella metafora che è dentro nella persona. Questo è di David Grove, la metafora. And so when we talk about symbolic modeling, then it has metaphor, it has clean language, but it also has modeling as its fundamental process. Quando stiamo parlando del modellamento simbolico, troviamo sia le metafore che il clean language, ma c'è anche il modellamento durante il suo processo. And so we are facilitating the client to create their own model or inner landscape of how their psyche works. E quindi praticamente noi facilitiamo attraverso il modellamento simbolico, facilitiamo il cliente perché lui possa modellare la sua landscape, la sua, non mi viene in italiano, territorio interno attraverso la sua metafora. And that landscape is embodied, it's intimately connected with the person's physical body. E ovviamente tutto questo territorio interno è anche connesso intimamente con il corpo del cliente. So there's a brief introduction to metaphor, clean language, and symbolic modeling. What else do you think, Justina? I beg pardon? What else would the group like to know, do you think? Yeah, ok. Questa è stata una breve introduzione al modellamento simbolico, alle metafore e al clean language. Dunque, James sta chiedendovi, c'è qualcuno che vorrebbe fare una domanda, vorrebbe che noi parlassimo di qualcosa in particolare o come preferite? Vorrebbe un po' di interazione tra di voi. Nel frattempo, mentre state dicendo, may I tell them about Ukraine? Yeah, What you're please. doing with Ukraine? Okay, I'll tell them that in the meantime. Mentre voi state decidendo se volete fare domande o meno, volevo raccontare che attualmente Penny e James stanno lavorando praticamente con dei psicoterapeuti in Ucraina proprio per lavorare, siccome loro non sono molto specializzate sui traumi, e stanno insegnando a loro come con il modellamento simbolico si possa uscire dai traumi, perché ovviamente dopo un anno
abbondante di guerra, tutti sono traumatizzati. Quindi è bello questa loro collaborazione con questi psicoterapeuti. Ok, nessuna domanda? Vediamo commenti qua. Ok, allora. So, I guess that right now they're trying to think or whatever they're Okay. doing. Maybe they got Okay. lost in their own metaphor someplace. I'll ask you, okay, Okay. since I came to you and you taught me your technique, what else have you done? How have things developed? Well, we Ho developed. chiesto di parlare dei loro sviluppi. Sorry. There's now a book in English on clean space. Abbiamo That- ora un libro in inglese su clean space. And we have taken this work into other areas. So, a few years ago, we decided it was time to stretch ourselves again and to find out a new area to find out how symbolic modeling could be used in a new area. Ok. Recentemente noi abbiamo deciso un pochettino di cambiare orizzonti e vedere dove si potesse applicare il modellamento simbolico in altre aree. Ok? And so we got training in how to work with sexual offenders, and we worked with that client base using our process to support them to find out how they could not sexually offend and how they could develop healthy lives. Beautiful. Praticamente loro hanno lavorato con, come posso dire, maniaci, in inglese si dice offensori della sessualità, però praticamente criminali che utilizzano il sesso, per capire, per aiutare loro a arrivare a comprendere come mai hanno questa necessità di aggredire le persone, stuprare e così via. E sembra che sta andando molto bene con il modellamento simbolico. There's a question here for you. Uh-huh. The question is this: is there anything special that you would like to suggest instead of a therapeutic, using it for clients as a therapy, the special approach to make a coach, for example, who is not a psychologist? Well, the basic premise, the basic approach can be used as a coaching process as well as a therapeutic process. Praticamente lui sta rispondendo che la base del modellamento simbolico può essere usato sia come terapia, come processo terapeutico, che per insegnare il coaching. In every country, people are interested in what's the difference between coaching and therapy. Non c'è paese dove non ci chiedono qual è la differenza tra terapia e coaching. In my opinion, it depends on what the client is working with. Secondo me, cioè secondo Penny, dipende da su che cosa sta lavorando il cliente. A coach can be working with the client on their fear of public speaking. A coach Per could do esempio, that. si può lavorare con il cliente perché lui ha problemi a parlare al pubblico.
But if at the end of that session, the client starts to reveal that they have been abused in the past and have very heavy problems with that, E praticamente che cosa succede? Se il cliente viene da me perché lui ha questo problema di parlare nel pubblico, però verso la fine della seduta o alla seconda seduta fuoriesce il fatto che sia stato abusato e allora in quel momento diventa terapia. the client is likely changed the contract from coaching to therapy. E a quel punto ovviamente cambia il contratto che hai con il cliente, cioè parte da coaching, quindi la prima parte diventa terapia. And if the coach is not trained to work with that material, they should refer that client to someone who does. E quindi a quel punto il coach, rendendosi conto che è cambiato e sta diventando terapeutico, a quel punto deve delegare, inviare il cliente a chi invece è specializzato So we per fare la terapia. we teach coaches and other professionals the same process. Quindi noi insegniamo il processo sia ad un gruppo che l'altro, è lo stesso processo. But you can't determine how the clients are going to respond. Ovviamente dall'inizio non si può già sapere come risponderà il cliente, cioè se lui dà un approccio di coaching, improvvisamente tira fuori una problematica e quindi non è più competenza del coach. Chiedo scusa, one second. Non ho ben capito la domanda di Bruna. Non è possibile nel clean language personalizzare le domande? Tradotto in italiano, che significa? Okay, there's another question, just a moment. Can we just, I want to add something to the last question. Sure. Okay, so the first question we ask in a session is, and what would you like to have happen? Quindi, proprio per rispondere ancora al fatto del coaching o terapia, noi chiediamo proprio come introduzione, chiediamo e che cosa vorresti che accadesse? And our aim is for the client to identify a desired outcome, and then we support them to get an embodied experience of what they would like. E così praticamente il cliente riesce a capire quale risultato che lui desidera e quindi noi poi facilitiamo quello. Ok. No, aspetta, c'è una domanda di... non è possibile. Chiedo scusa, ma io c'ho un blocco mentale, Bruna, non riesco a comprendere. Allora, Novella, there's a girl asking, her name is Novella, and she is saying, puoi chiedere come capiscono di fermarsi con il suo individuo, cioè quando capisco che è superiore. Is there, how do you realize that the sessions are over? That therapy or coaching has come to an end? Okay, I'll get to that. I still want to finish about coaching. Okay, so once Novella, so sorry. Just this morning, we worked with a person and helped them get their desired outcome. Quindi noi, per esempio, stamattina abbiamo lavorato con il cliente per stabilire il suo risultato desiderato. Then we help them to model how that outcome will work in the future. Poi li aiutiamo per modellare
questo risultato e come funzionerà nel futuro. Then we help them to understand what they needed, what inner qualities and resources they needed to be able to make that outcome reality. E quindi praticamente li aiutiamo, li facilitiamo per rendersi conto quali sono le risorse di cui hanno bisogno per ottenere quel risultato desiderato. And then we help them explore how they would handle problems and difficulties that may arise. Poi li aiutiamo, li accompagniamo ad esplorare eventuali difficoltà o problematiche che potrebbero insorgere una volta che hanno la risorsa di questo risultato desiderato. That was all done with metaphor and clean language, and it was 100% a coaching session. Tutto questo è stato fatto con clean language e metafore ed era una seduta di coaching al 100%. So the fundamental difference, I believe, is how much time is spent with the outcome, and in the future it is more coaching orientated, and therapy tends to go into problems in the past generally. Ok, quindi io credo che la differenza è quanto tempo uno dedica a risolvere, entrare dentro e approfondire il risultato finale e soprattutto che cosa può accadere strada facendo, perché altrimenti rimane una seduta di coaching. Okay, so you have other questions? Okay, one of the students is asking, why can't clean language questions be changed? Why do we have to use only those? You can invent whatever question you want, but there is a very high chance that it will not be clean. It will be leading. You will be putting in some of your own material, even if you don't mean to. Tu, se vuoi, Bruna, puoi inventarti tutte le domande che vuoi, puoi cambiare tutto quello che vuoi, però vedrai che non sarà mai clean, cioè pulito. Qualche metaforina tua, qualche cosa entrerà dentro nella domanda, quindi praticamente quello è l'unica modalità per avere delle domande clean, cioè pulite, senza inquinarli. And we've been doing this work for 30 years. And maybe we've come up with one or two extra questions, but the basic questions that David Grove came up with 30 years ago, we still use every single day. Same ones. Sono 30 anni che noi ci occupiamo del modello, cioè che noi lavoriamo con il modellamento simbolico e magari in 30 anni abbiamo creato uno o due domande nostre, però ogni giorno applichiamo le 9 domande di David Grove, cioè da 30 anni praticamente. There's a question here. Someone's asking, can clean language be useful for people who are addicts? Any kind of addiction? Yes, definitely. Do you want to say? We work with addiction a lot. But we work with it in the same way James described. There are some changes. And we ask, what would you like to have happen? And then sì, noi lavoriamo molto con persone che hanno una dipendenza e facciamo esattamente come James ha già descritto la tecnica, chiediamo che cosa vorreste che accadesse. But then we model the logic of their answer in relation to the addiction that they have. The logic of Poi how... Sorry.
Poi modelliamo praticamente la logica della loro risposta, facendolo corrispondere al tipo di dipendenza che hanno. Go ahead. So that there are two key areas in working with addictions or compulsions. Ci sono due, diciamo, livelli, due zone chiavi quando si sta lavorando sia con la dipendenza oppure con le ossessività. The first one is the moment when the person is at that moment just before they're going to do the addictive behavior. Uno è il momento esattamente poco prima che la persona utilizzerà, entrerà, farà la sua azione di dipendenza. At that moment, although it might not appear to the client at first, that is a choice point between doing one behavior which is healthy and doing another behavior which is unhealthy. Esattamente in quel momento, poco prima che per esempio si inietta la droga o va a giocare, proprio in quel momento lui sta davanti alla possibilità di scegliere o entrare dentro nella dipendenza oppure rimanere nel comportamento sano. Very often that moment happens in a fraction of a second. E molto spesso proprio quel momento è proprio dura una frazione di secondo. And what we do is we take that fraction of a second and we help the client spread out time so they can understand what's happening in there. What are the forces and emotions that are happening and how can they take a different decision? And we do that through metaphor. Mm-hmm. E praticamente che cosa poi facciamo? Che noi allarghiamo quella frazione di secondo e facciamo vedere, allargando proprio quel momento decisivo, allarghiamo il tempo così loro possono capire ancora meglio attraverso le metafore cosa accade che lo spinge in una direzione o nell'altra. The second most important area is then once the person has found out how they can choose a healthy behavior, is how do they maintain that? Il secondo momento invece importantissimo è che nel momento in cui lui ha capito, ha compreso come può scegliere un comportamento o l'altro e come mantenere quel tipo di comportamento. What happens when after they have, say, given up alcohol for a period, what happens when they feel they need to go back? That's the second most important area. E il punto 2, molto importante, che cosa succede dopo che loro, per esempio, hanno smesso di bere, che cosa succederebbe se invece ricadesse? And the third element in our work with addictions is that to some degree, if the person wants to change their behavior, they will have had to learn how to deceive themselves for all those years. Deceive in which, what do you mean by deceive? Self-deception, fool themselves, tell themselves stories. Oh, how they did that. Okay, yeah, I Yeah. can understand. Sorry. Lie to Sì, themselves. yeah. E il terzo punto, yeah, no, I wasn't understanding. Il terzo punto molto importante è poi dopo il cliente deve comprendere come ha fatto in tutto questo tempo ad autoingannarsi, non ammettendo realmente la sua dipendenza e così via. Cioè capire che cosa ha usato per autoingannarsi e non vedere la sua dipendenza. And so if you make progress in those three areas, and then combined with what Penny is saying, a strong, clear, desired outcome for how they would like to be, it can have a great effect.
E quindi se si fanno questi 3 punti e combinato a una chiara idea del risultato finale che uno vuole raggiungere, si possono ottenere dei risultati eccellenti. Any other question? Yeah. Somebody here is asking talking about clean space. How is it that the space becomes metaphorical, and how does this process occur? It's it's the what becomes metaphorical is the perception of the client from the space they're in, because that space, the direction where they stand, where they decide to stand, it has a symbolic and an embodied sense that this is the space for them. And has meaning. And it has meaning for them. So, thank you. Praticamente accade che è lo stesso cliente che percependo quello spazio lui sente la metafora già dentro di sé, ed è soltanto suo ovviamente, perché il movimento, il clean space è sia emotivo, cioè emozionale, che anche incorporato, quindi si sente, quindi io mi sento come mi sento in questo spazio, quindi è il cliente che non fa altro che riferire quello che sta vivendo in quel momento. And the most fundamental metaphor in all languages and all cultures is space. E una delle metafore più importanti, più fondamentali in tutte le lingue è proprio lo spazio. And so when we move from one space to another, we are automatically recognizing, metaphorically, we're taking a different perspective from that space over there compared to this space here. Pertanto, quando noi ci spostiamo da un punto all'altro, noi stiamo metaforicamente vivendo un punto di vista diverso da dove eravamo a dove siamo arrivati. And once you move and get a different perspective, the world looks different. Infatti, nel momento in cui ti sposti e hai un altro punto di vista, il mondo sembra diverso. And that doesn't matter whether it's the physical world or the inner psychological world. It still looks and feels different. E non ha importanza se è quello fisico o quello interno psicologico, comunque il cliente lo vive diversamente. It's because of what Penny said, the correspondence between the metaphorical and our experience. You cannot separate them. They go hand in hand. È quello che ha detto Penny prima, cioè che praticamente la sensazione, l'emotività e il metaforico non possono essere separate, cioè vanno mano in mano. Okay. Okay. There's another question. They're asking about, okay, we're talking about clean language. When the client says, and I have done this, and you facilitate, what do you say?
Do you say, and you have done it, or and I have done it? Generally, we say, and you have done it. Di solito si dice quando tu, like tu, cioè si usa il tu. The only time I would say, and I have done it, is if there's some emphasis from the client that it's an important moment for them. Invece io uso la I, cioè l'io, chiedo scusa, dico io l'ho fatto nel momento in cui invece c'è enfasi che deriva dal cliente stesso perché sta vivendo qualcosa di molto importante e allora in quel momento uso, invece del tu, uso la io. If the facilitator keeps taking on I and repeating the I, it gets confusing where the I is. Is it the client's I or is it the facilitator's I? Can get confusing. So we would say, and you, as a general rule. Talvolta quando il facilitatore usa sempre l'io, noi nella nostra esperienza abbiamo visto che può confondere un attimino il cliente perché non capisce se l'io è del facilitatore o io di me. Quindi loro spesso usano il tu adesso. Where it's useful is facilitating the client to separate different aspects of themselves. For example, if dove è molto utile quando dobbiamo aiutare, facilitare il cliente a comprendere vari aspetti di se stesso. Per esempio, so if, for example, if the client says, I need to trust myself more, then I would ask, and what kind of I is the I that needs to trust myself? per esempio, se il cliente dice e io ho bisogno di avere più fiducia in me, allora il facilitatore, in questo caso James, direbbe per esempio e che tipo di io è quel io che ha bisogno di avere più fiducia. Because they're telling me that there are two aspects of themselves, an I and a myself. And the I needs to trust myself more. So I want to get to the I, put my question to the I. E quindi praticamente quando il cliente sta dicendo io ho bisogno di avere più fiducia in me stesso, abbiamo il io che ha bisogno e me stesso. E quindi io, James, scrivo, cioè indico il io e non me stesso, cioè do importanza al io ho bisogno. But with a new client, a client who's new to the process, I wouldn't do that until we were well into the metaphor work. Quando il cliente è nuovo, ovviamente queste cose non le farei subito dall'inizio, ma soltanto quando ormai stiamo nel mondo metaforico. Allora, here's a question. They're asking, can we use clean language when we're doing clean space? As a general rule, it's better to keep the processes separate. In generale, come regola generale, sottolineando, è meglio lasciare, cioè non confondere i due processi. Una cosa è clean space e una cosa è clean language. However, when you are experienced at both, then it can be very valuable to ask just a few clean language questions inside the clean space, but not too many. Talvolta, se sei molto bravo perché conosci tutte e due le tecniche molto bene,
allora potrai anche usare, per esempio, il clean language, ma per pochissime domande, non per tutto il processo. E con quello spero che l'avete capito. And the questions in clean space are a form of clean language. They're still clean questions. Che comunque, diciamo, nel clean space in generale è un linguaggio pulito. Want to answer that one? Anything else? Well, Betty? there was about that. I think the important thing is even to ask a few questions, clean language questions, you need to be good at both processes, clean language and symbolic modeling. I mean, sorry, clean space and symbolic modeling. You need to be good at both. To mix them. Ecco, To mix them. comunque, se uno vuole utilizzare dei due processi insieme, uno deve anche essere in grado e dominarli, possederli molto bene. Altrimenti non è il caso. Earlier, Justina, there was a question about how do you finish a session that we never got to. Mhm. Prima qualcuno aveva fatto la domanda di not how do you finish a session, how do you know when the sessions are finished? Okay. That's a different meaning. Yeah. Yeah. Okay. How long should you take, for example, how long should you facilitate a client? A year, 10 years, 20, 100,000 years, 2 months, 1 day? When they achieve their desired outcome. That's when that's when the work is finished. Il lavoro o le sedute finiscono quando loro hanno raggiunto il risultato desiderato. I want to say something about that. People, we always start with the desired outcome. Voglio aggiungere qualcosa. Le persone di solito iniziano sempre con il risultato desiderato. And as the client finds out more and more about how they experience their desired outcome, it can change. E ovviamente succede che man mano io sto scoprendo più di me e sto scoprendo più dettagli sul risultato desiderato, è chiaro che quel iniziale risultato desiderato può cambiare, trasformarsi. They may say, well, that's what I wanted, but now that I know that, this is what I want. Infatti tipicamente dicono, cioè, io quello volevo, però ora che ho scoperto quest'altro, no, voglio questo nuovo tipo di risultato desiderato. We remember the original desired outcome, but we start working with the new one. Ovviamente noi teniamo conto dell'iniziale risultato desiderato, però incominciamo a lavorare con quello nuovo che lui ha proposto. So the fundamental answer is what Penny said, they get their desired outcome, but not every client gets their desired outcome every session. Ovviamente è vero che si inizia con l'idea di trovare un risultato desiderato, ma non è detto che in ogni seduta si trova subito, immediatamente il risultato desiderato. Oppure addirittura durante una seconda c'è la trasformazione, non è detto. So very often the metaphor will indicate when it's time to pause or end that session for that time. E spesso è proprio la metafora stessa che ci indica che è il caso di sospendere la seduta oppure di fare un intervallo. So for example, a client has a metaphor of being trapped in a dark cave.
Per esempio, prendiamo questo cliente che la sua metafora è quella di essere intrappolato in una grotta buia. And through the process, they find an exit and they leave the cave and they go out into the bright sunshine. E attraverso il processo praticamente loro lasciano la grotta dietro a sé e entrano fuori dalla grotta in questo dove c'è un sole splendente. And the client may say, and I need to sit down on this hillside and just look at the view. Il cliente ci dice, per esempio, ora ho bisogno di sedermi su questa collina e guardare il panorama. So that's a pretty good clue that says, let's leave them on that mountain looking at that view for as long as they want, and then you can find out where they are next session. E quello, per esempio, è un ottimo indizio che ci sta dicendo lascia che lui sia là seduto su questa montagna a godersi il panorama e lì e chiudiamo la seduta e così la prossima volta che viene poi gli chiediamo, troveremo che cosa ha fatto nel frattempo. And and sessions generally they last between 30 minutes and 90 minutes. Le sedute possono durare da 30 minuti a 90 minuti. And so we don't know in advance when it's going to be time to stop. Quindi che significa che ovviamente non sappiamo dall'inizio quando finiamo. And sometimes the clients are really helpful and they just tell you, I've had enough, I want to stop. E talvolta è proprio il cliente che dice basta, ne ho abbastanza, voglio che chiudiamo la seduta. But I'm sure you've told them, we always have them draw a metaphor map of where they've got to at the end of a session and to bring that back next time. E sicuramente è stato già insegnato alla scuola che noi facciamo fare un disegno della metafora e poi lo facciamo portare alla prossima seduta. There's a question here. Okay, I think this is Antonella that is asking you. Asking you to sort of I've gone blank. What's the importance about gestures and the tone of voice and the rhythm and the paravariables and so on and so forth? The importance of the client's gestures, is that, and tone of voice, is that what you mean? Or No, my yours. tone? Well, gesturing, I'm noticing gestures that clients make, and if I refer to those gestures with a question, I will indicate it in their space. Point to it. Point to it in their space. Not in my space. Se io sto notando che lui sta facendo per esempio la gesticolazione e io voglio capire qualcosa di più riguardo questa gesticolazione, io lo indicherò e entrerò nel suo spazio, non deve stare nel mio spazio, però indico sempre il suo spazio. So when I am modeling a client, I am modeling their symbols where they are in their space. E quando io sto modellando un cliente, io sto ammirando i loro simboli nel loro spazio. So this is unusual. You have to train yourself to do that. It's not what we do in an everyday conversation. Ovviamente questa è anche una tecnica che uno deve imparare per saperlo fare. Non è come
ci comportiamo normalmente, quotidianamente. Voice tone, rhythm, speed, go ahead. Vital. Pardon? Vital. Are vital. Ovviamente il tono della voce, il ritmo della voce e altri dettagli sono vitali, sono importantissimi. So if a client has a young child that is about to stand up for the first time in the sunlight, metaphorically, per esempio, se un cliente, ovviamente stiamo parlando della metafora, diventa un bambino che sta per la prima volta alzandosi in piedi al sole, I'm not going to say, and child needs to stand up in that sunlight. Sorry, I like the Texan accent. Non dirò, e il bambino ha bisogno di mettersi in piedi nel sole. So did you say it the way I said it, Justina? No, Say I it the just way I said translated. it. No, say it the way I said it. Ok. Mi sta chiedendo di imitare anche il suo accento, per esempio, e quindi il bambino non ha bisogno di mettersi in piedi nel sole, ok? No. Non si dice così. I'm going to say, and that child stands in that sunlight, then what happens? Invece dirò, e quel bambino si metterà in piedi sotto il sole, e poi cosa accade? Another example, if someone's on a raft on a raging river, oh, I'm going, it's so fast I can't see anything. Per esempio, un altro esempio è qualcuno sta facendo il rafting e sta praticamente sulla barchetta e sta andando molto velocemente, quindi con gli occhi sto andando veloce, tanto veloce, troppo veloce. I'm not going to say, and as you're on that raft, on that river. No, I'm going to say, and as you're on that raft, on that river, then what happens? Ovviamente, se lui sta dicendo sta andando veloce, io non gli dirò, e quindi tu stai andando veloce. Gli dirò, e quindi stai andando veloce. So those are extreme examples, and we pay attention to the speed of what we say and how we say it. And relate that to the metaphor. And relate it to the metaphor. E quindi, mettendolo in rapporto con la metafora, noi sottolineiamo, osserviamo tutti questi dettagli. Here's another question. Francesco, who's a psychologist, psychotherapist, and also teaches at the school, she's asking, when people don't easily find a metaphor, and they start answering, I don't know, how do you get out of that loop? Go ahead. Well, the thing is, everybody speaks in metaphor, okay? So sometimes you have to be patient and wait for a metaphor to arrive naturally. Il fatto è che tutti quanti noi parliamo con le metafore e quindi devi semplicemente avere pazienza e aspettare che la metafora arrivi. So you might have an ordinary conversation, and if that person connects with something important to them, or they need to describe something that's complex or very painful, they will slip into metaphor.
Per esempio, stai facendo normalmente una conversazione con qualcuno e poi improvvisamente questo qualcuno sta parlando di qualcosa, per esempio, doloroso per lui, e in quello stesso momento lui eh, tirerà fuori una metafora. And then you attend to that metaphor, and all your questions go to that metaphor, and slowly, slowly, the person will connect with their inner symbolic world. E quindi approfitti di quella metafora, rimani su quella metafora chiedendo ancora domande e lentamente, lentamente la persona si connetterà con quella metafora per entrare dentro nel suo mondo metaforico. So one of our clients is severely autistic. Uno dei nostri clienti è gravemente autistico, He cannot speak. He doesn't have control over his voice. non riesce a controllare la sua voce. So he has to use a typing, and the computer speaks for him. E quindi utilizza praticamente la tastiera e quindi il computer parla per lui. He still uses metaphor. E ciò nonostante lui utilizza le metafore. Okay, when he's in a good state, he's in his green state. And when he's in a bad state, he's in his gray state. E quando per esempio lui sta bene, lui dice che sta nello stato verde, invece quando sta male lui dice che sta nello stato grigio. And one of his main outcomes is to be the captain of his own ship. Lovely. È uno dei suoi risultati desiderato, anzi il principale, che lui vuol diventare il capitano della sua propria nave. And he loves clean language. E lui adora il clean language. And the reason is because we do not provide any words for him. E ovviamente la ragione, il motivo è perché noi non gli diamo delle parole. It's a very slow process typing one letter at a time. È anche ovviamente un processo molto lento, digitando la tastiera una lettera dietro all'altro. And most people try to guess what he's going to say or interpret what he's saying. La maggior parte delle persone stanno lì e stanno tentando di indovinare che cosa sta tentando di dire o interpretare che cosa sta per dire normalmente. With clean language, he knows he is expressing himself in his own words. Mentre con il clean language lui sa che sta utilizzando le sue parole, le proprie parole. And the reason that's so important to him is because he was 21 years old before he was ever given this machine, and those were the first words he was ever able to express. On this. Yeah, typing. E questo è anche molto importante perché la prima volta che lui ha potuto esprimere delle parole è quando a 21 anni gli hanno dato questo macchinario, cioè la tastiera con il computer. Aveva 21, è stata la prima volta che lui è riuscito ad esprimersi. For 21 years, people thought he was stupid because he couldn't speak. E per 21 anni, prima di questo apparecchio, la gente pensava che lui fosse stupido perché non sapeva parlare. But he has as rich inner world, as rich inner landscape as anybody we've ever worked with. Lui ha invece un mondo metaforico interno che è ricco quanto è uguale a tutti gli altri con i quali noi abbiamo lavorato finora. So to answer the question, you have to be patient and wait. E quindi per rispondere alla domanda precedente devi attendere ed avere pazienza. E c'è Francesca again who's asking, and how is it going with this autistic person? Fantastic. Yeah, it's fantastic. We provide ongoing support for him.
he has seizures, and we've worked with him to be able to recognize when a seizure is coming on, and so he can't stop them, but he can prepare for Slow them. down. Great. Dice che i risultati che stanno ottenendo con questo paziente sono molto contenti, addirittura lui ha pure crisi epilettiche e sono riuscito ad insegnargli che lui può, quando sta per arrivare la crisi epilettica, lui riesce a pararsi adesso. And È chiaro che la crisi... he's contacted other autistics in his area and online, and he started an organization where they come together to communicate and talk through typing. Yeah. Wow. E lui nel frattempo ha creato praticamente un'organizzazione con altre persone autistiche che tutti quanti adesso utilizzano questa tastiera e comunicano tra di loro. So I want to just add in something. One of the great values of metaphor is it allows us to connect with the parts of our experience which are difficult to describe. La cosa meravigliosa delle metafore è che ci permettono di connetterci con cose che normalmente sono difficili da esprimere e descrivere. So someone might say, I can feel a connection to nature. Qualcuno, per esempio, potrebbe dire: io sento questa connessione con la natura. In ordinary language, it's very hard to describe that connection. Nel linguaggio comune, quotidiano, è molto difficile descrivere quella connessione. But you can do it in metaphor. You can easily do it in metaphor. Mentre diventa molto facile usando una metafora. So maybe the person says, it's like something radiating out from me and bouncing back off of the world. Per esempio, la persona potrebbe dire è come una cosa che esce fuori da me irradiandosi e rientra dentro di me. And the same goes. Saltando di nuovo. And it's also true that it's very often very difficult to describe spiritual experiences. Anche, per esempio, è molto difficile descrivere le esperienze spirituali. And it's common for people during a session to access something that we would call a spiritual experience. Ed è anche, spesso succede, diventa molto difficile che persone normali possono accedere a un'esperienza spirituale. And this process allows them to really connect with that experience and give it some physical or verbal expression. E quindi questo tipo di processo permette a queste persone di dare una forma, di connettersi, di visualizzare tramite la metafora questa esperienza. One of our students in Ukraine, he uses clean language to support people. He's a psychologist who uses psychedelic drugs to help people who are depressed, and it's okay. C'è uno psicologo in Ucraina che usa praticamente delle droghe psicodelici per le persone che sono depresse e lui utilizza il clean language. Deve continuare il resto? Sì? Ok. And he says that clean language is the only process he knows that allows him to talk to the person while they're having their psychedelic trip. E lui dice che il clean language è l'unico modo in cui lui riesce a parlare con queste persone che sono sotto l'effetto della droga.
So that's particularly valuable to access these higher states or the more esoteric states that humans experience. Infatti diciamo che il clean language è molto, cioè anzi, questa metodica di tirare fuori una metafora è estremamente utile per entrare in contatto con queste persone che raggiungono questi stati euforici oppure esoterici oppure. So that's one end of the spectrum. And now let's go to the other end of the spectrum. Ok, questo è un lato dello spettro, adesso sentiamo Penny che ci parlerà dell'altro lato dello spettro. Last year, the first academic book was published that clean language interviewing, about a process called clean language interviewing. L'anno scorso, praticamente a livello accademico, è stato pubblicato questo libro che si chiama Intervistando con il Clean Language. And this explains about how to use clean language as a research methodology. E questo aiuta praticamente per applicare, cioè si utilizza applicando il Clean Language per la ricerca. So it's being used in academic research. Quindi viene utilizzato per la ricerca accademica. And it's being used in commercial research as well. Ma anche in quello commerciale, cioè sempre per la ricerca anche commerciale. Because if you're interviewing Ovvero. someone and you want to discover what they know, then what you don't want to do is lead them and tell them about things you know. Per esempio, se tu stai intervistando qualcuno e vuoi sapere qualcosa che loro sanno, è molto importante che tu non dai quello che sai tu. And what clean language interviewing does is it keeps the interviewer's metaphors and concepts and suggestions out of the interview. E quindi ovviamente grazie a Clean Language non vengono, chiedo scusa, l'intervista non viene inquinata dalle metafore di chi sta intervistando. Okay, so those are two more applications. E quindi altre due possibilità dove utilizzare Clean Language. I think, well, we Okay, probably altre kept people domande? long enough. Thank you. I beg your Thank you. Thank you and Antonella and everyone for being here. Antonella is telling you that it's been very a great emotion listening to you clean. Thank you, everybody. Thank you. Vi ringrazio a tutti quanti. Thank you and hope to hear from you soon again. Yes. Okay. Cheers. Bye-bye. Bye bye.